Salve a tutti ragazzi, eccoci e bentornati sul canale per un nuovo video di calciomercato del nostro Napoli. Situazione Kim, rimpiazzo Kim, chi arriverà al posto di Kim? Perché il mercato del Napoli poi sta andando più verso Osimhen rinnova non rinnova, Lozano parte non parte, rinforzi a centrocampo, prestiti che non verranno riscattati, eccetera, eccetera. Però c'è la situazione Kim da non prendere sotto gamba perché dobbiamo sostituire il miglior difensore della Serie A. Nel caso, ovviamente, qualcuno in questi 15 giorni dove la clausola è attiva arrivi e paghi e si prenda questo difensore che poi è diventato uno dei difensori più forti d'Europa e uno degli obiettivi principali dei maggiori club d'Europa, quelli lì con tantissimi soldi. Parliamo un attimo del sostituto di Kim o dell'eventuale sostituto di Kim perché c'è stata un'intervista di Rudy Kroll fatta a Radio Kiss Kiss Napoli dove l'ex difensore del Napoli anni 80 consiglia un difensore al Napoli e parliamo di Mickey van de Ven, difensore olandese in forza al Wolfsburg. Io non ho fatto altro che andarmi a documentare e guardare alcuni video per quanto riguarda le caratteristiche di questo calciatore e sembra veramente un difensore che ha tutte le qualità per diventare uno tra i più grandi. Non la voglio prendere troppo larga d'Europa, però può dire la sua anche perché difensore olandese under 21 è il panchinaro di Van Dijk nell'Olanda maggiore, quindi fare il secondo a Van Dijk, parliamo di uno dei più forti difensori che ci sono in Europa, è già tanta roba a 22 anni. Poi parliamo di un difensore che in 36 presenze quest'anno ha collezionato 7 cartellini, 2 assist, un gol e al quasi il 90% di passaggi riusciti. Almeno questi sono i dati di Transfermarkt. La cosa che mi fa ben sperare sono soprattutto i 7 cartellini in 36 partite, perché sei un difensore centrale, quindi becchi un cartellino ogni 7 partite, quasi 6 partite e mezzo se vogliamo fare i conti più o meno, quindi sei un difensore molto pulito almeno per quanto riguarda i dati dei cartellini, ma sono andato ovviamente a fare il confronto con gli highlights montati e si vede che è un difensore molto pulito. Ne parliamo comunque, leggiamo un attimo l'intervista di Kroll e andiamo poi nel dettaglio per questo calciatore. Allora, l'ex difensore del Napoli, Ruud Kroll, parlando di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sponsorizzato un giovanissimo centrale che potrebbe fare al caso del club azzurro in caso di cessione di Kim. Si tratta di Mickey van de Ven, difensore olandese classe 2001 del Wolfsburg. L'ex Volendam è stato acquistato dai tedeschi nel 2021 per 3,5 milioni di euro, è alto 1,93 m, sta ben figurando nell'Under 21 ed è il secondo di Van Dijk. Ha una valutazione su Transfermarkt abbastanza alta, 30 milioni. Se rapportiamo questi 30 milioni alle qualità del calciatore, perché vi lascio anche il video qui sotto in descrizione delle caratteristiche del calciatore, ovviamente con tutti gli interventi difensivi montati e quest'anno 2023 che ha fatto a Wolfsburg, potete tranquillamente comparare le caratteristiche di questo difensore, la caratura di questo difensore con i 30 milioni e a me non sembrano tanti. Non è una cifra sicuramente spropositata per le qualità del calciatore. Sappiamo che c'è Danzo, dovrebbe esserci Danzo in pollo per il dopo Kim, però abbiamo anche letto che molto probabilmente il difensore sceglierà l'Ipsia come meta perché il Lipsia ha un voto tra i centrali di difesa poiché Guardiol, non Guardiola, Guardiol, grandissimo difensore, si accaserà al City per circa 90 milioni di euro. Ovviamente non possiamo competere con squadre inglesi e con addirittura corazzate economiche e petrodollari che arrivano dal Manchester City, però il fatto è
che il Lipsia ha un voto nei centrali, tra i due centrali di difesa e vorrebbe accaparrarsi Danso, che poi ovviamente di conseguenza sfumerebbe per il Napoli. Quindi io non ho fatto altro che guardarmi intorno, ho trovato questa intervista di Kroll e sono andato a guardare gli highlights di questo difensore. Allora, Mickey Van de Ven è alto 1,93, calciatore fisico, pulito negli interventi, al di là dei 7 cartellini su 36 partite. Se andate a riguardarvi il video che vi lascio qui sotto in descrizione, capirete di cosa sto parlando. Ha abbastanza visione di gioco, perché può tranquillamente lanciarti tra le linee dalla difesa, può lanciarti con precisione sulle fasce, in marcatura è ostico e non fa quasi mai fallo, cerca sempre di sdaticarti il pallone nei limiti del possibile, con correttezza e senza buttare il calciatore a terra o intervenire in maniera scomposta. Poi a 22 anni, 30 milioni con un ingaggio abbordabilissimo, credo che il Napoli possa virare su qualche profilo del genere. Voi mi direte sì, ma non sarebbe meglio prendere Scalvini, comunque difensore di prospettiva? Sì, si potrebbe anche fare, però io sto vedendo Scalvini comunque nell'Under 21. Sarà che l'annata con l'Atalanta l'ha scaricato abbastanza a livello fisico e a livello psicologico, quindi c'è qualche defiance in questo europeo di Scalvini. Poi non so Scalvini come si possa comportare in una difesa a 4. Questo gioca già a 4 dietro. No, con questo non voglio dire che il Napoli prenderà questo calciatore, anche perché ci sono il Tottenham, il Liverpool, c'è già la Premier League sul calciatore, e nel caso si muova dal Wolfsburg, credo che vada in Inghilterra a giocare. Però questi sono i profili, secondo me, sui quali il Napoli potrebbe puntare nel caso non arrivi Danzo, perché Danzo è anche in cima alla mia lista di preferenze per gettori europei, per esperienza. È il miglior difensore della Ligue 1. Contatti con Garcia già lo conosce, però le ultime indiscrezioni non lo danno molto vicino al Napoli, quindi mi sto solo guardando intorno e sto vedendo chi ci può essere come profilo interessante, giovane, che rientri poi nei parametri economici, in primis della nostra società, che poi non è mia, ma della squadra per cui tifo. Nostra forse è anche un aggettivo troppo esagerato. Comunque è un difensore che mi ha impressionato e ho avuto la stessa sensazione di quando l'anno scorso eravamo in luglio inoltrato, mi sembra, e feci la reaction alle chiusure difensive di Kim e rimasi impressionato per pulizia di intervento, visione di gioco, fisicità, rapidità e ottimi piedi. E Mickey Van de Fey ha tutte queste caratteristiche. Non è Kim, attenzione, non sarà Kim, può darsi che si riveli un flop, però Kim mi ha dato la stessa impressione e non si è rivelato un flop. Questo calciatore secondo me può essere il futuro della linea difensiva del Napoli, della squadra che poi lo comprerà, perché credo che se si affaccia alla Premier arriverà subito un ingaggio insostenibile per qualsiasi società di Serie A e se ne vada in Premier League. Detto questo, ragazzi, io vi invito ad essere curiosi e andarvi a vedere il video di questo calciatore in descrizione, così potete anche capire e comparare le chiacchiere che poi ho fatto io in base a ciò che ho visto. Sempre Forza Napoli, ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao!